E oggi facciamo insieme i pansoti in salsa di noci, ricetta tipica del Levante ligure. I pansoti, ovviamente il nome viene da pansa, che in genovese vuol dire pancia, perché sono belli cicciottosi. Un unico appunto che faccio è che non userò il mortaio, perché serviva un mortaio grande che io non ho e suppongo che in tanti di voi non l'abbiano, quindi chiedo umilmente scusa ai puristi della tradizione ligure e specifico che andrebbe fatto con il mortaio. Ma adesso bando alle ciance e sigle e li prepariamo insieme. Iniziamo preparando l'impasto. Facciamo una fontana con la farina, poi iniziamo a versare poco per volta il vino, incorporandolo con una forchetta. Continuiamo poi con l'acqua. Quando i liquidi non saranno più liberi, possiamo impastare fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Facciamo una palla e lasciamo riposare almeno 30 minuti. Nel frattempo ci dedichiamo al ripieno. Secondo tradizione, per il ripieno bisogna utilizzare il prebogion, ossia un insieme di erbe selvatiche la cui composizione varia a seconda delle stagioni. In questo caso sto usando bietole, vorragine e dente di leone. Se avete comunque difficoltà a trovare queste erbe, potete anche fare solamente bietole e spinaci, per esempio. Scottiamo le erbe in acqua bollente e salata per 2-3 minuti. Poi scoliamo e lasciamo raffreddare. Quando saranno completamente fredde, ne prendiamo un po' per volta e strizziamo molto bene. Io preferisco tritare le erbe a coltello perché il risultato è più rustico e meno stile cremina. Poi chiaramente se non volete fare fatica potete anche frullare. Infine uniamo le erbe tritate e mescoliamo per rendere il ripieno omogeneo. Regoliamo di sale solo se serve, perché il formaggio regala sapidità, quindi è bene assaggiare. Prima di dedicarci alla pasta, prepariamo la salsa di noci, mettendo gli ingredienti nel mixer. Frulliamo un po' grossolanamente, poi trasferiamo in una ciotola e uniamo anche il pan grattato, anche se in realtà servirebbe per tradizione il pane raffermo ammollato nel latte, ma io non ho mai pane secco in casa purtroppo. Uniamo il latte e creiamo un composto omogeneo. Non preoccupiamoci se è pastoso, perché poi l'acqua di cottura lo renderà cremoso. Dividiamo l'impasto lavorato in porzioni per lavorarlo con minor difficoltà e appiattiamo ciascun panetto. Poi passiamo ogni pezzo di pasta nella nonna papera partendo dalla tacca più larga e scalando man mano gli spessori senza saltarne nessuno. Dobbiamo arrivare alla terzultima tacca. Non nego che è un impasto non facilissimo da lavorare per chi come me è abituato alla pasta all'uovo e penso che sia questo il motivo per cui alcuni chef scelgono di inserirne uno nell'impasto che però nella ricetta originale non c'è e quindi io non ho messo. Tagliamo dei quadrati da 10 cm, è la larghezza delle strisce che fa la mia nonna papera. La larghezza della mia mano combacia e quindi la uso come misura. Voi naturalmente nel caso potete utilizzare un metro o un righello. Mettiamo poi un cucchiaio di ripieno su ogni quadrato, pieghiamo a triangolo e sigilliamo bene i bordi. Poi diamo la forma al nostro pansoto.
cuocerò solo i panzotti per una persona, gli altri li congelerò, così come il sugo di noci rimasto, che utilizzerò in un secondo momento. Nel frattempo quelli freschi vanno cotti in acqua bollente e salata per circa 3 minuti. Nel frattempo creiamo una cremina cremosa con un poco di acqua di cottura aggiunta alla nostra salsa di noce. Mescoliamo bene. Scoliamo i panzotti e li condiamo, pronti per essere serviti. Grazie per aver guardato il video e vi ricordo, se volete supportarci, l'iscrizione e il like. Ogni settimana su questo canale ci sono 2 contenuti. Ciao!